Negli Stati Uniti sta succedendo un putiferio, ragazzi, per quanto riguarda lo scandalo di P. Diddy, Sean Combs, Diddy Love, Puff Daddy, chiamatelo come volete, in quanto sono diventati virali in questi ultimi giorni dei video di alcuni influencer che sarebbero stati raggiunti da degli investigatori privati. Ci sono state inoltre altre 2 udienze che hanno riportato P. Diddy in tribunale, in cui si è deciso determinate cose. Insomma, oggi mettetevi comodi perché dobbiamo parlare di tantissime robe assurde. Ciao ragazze e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo Spirity with me, Cristiano Cervigni, incentrato nuovamente sul caso Sean Diddy Combs, in quanto ci sono delle novità alquanto interessanti. E quindi, come sempre, correte a prendere il vostro drink o snack preferito, mettetevi comodi, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi nemmeno una notifica riguardante tutti questi aggiornamenti, ma direi di iniziare subito, bando alle ciance, ciancio alle bande, col sorso iniziale. Perché di cose da dirvi e di cose da mostrarvi oggi ce ne sono veramente tante. E non saranno le uniche, perché probabilmente anche domani ci sarà un video aggiornamento su P. Diddy perché è successa un'altra roba, ma è tutto un altro argomento. Allora, io nell'intro vi ho raccontato, vi ho brevemente detto che alcuni investigatori privati avrebbero raggiunto degli influencer americani. Ma che cosa ci rincastra il caso P. Diddy, vi starete chiedendo? Bene, siete seduti? Ve lo vado a raccontare in poche parole. 2 uomini che sarebbero degli investigatori privati starebbero bussando alle porte delle case degli influencer statunitensi che in queste settimane hanno fatto dei video riguardanti tutto il caso scandalo P. Diddy per fargli alcune domande, tra cui se loro sono stati pagati e da chi sono stati pagati per dire determinate notizie riguardanti P. Diddy, se hanno a disposizione altre informazioni che ancora non hanno detto, chi gliele dà e soprattutto offrono dei soldi per ritirare tutto quello che questi influencer hanno detto fino a questo momento contro P. Diddy e ritrattare un po' la versione dei fatti. Beh, la cosa sembrerebbe alquanto preoccupante, ma iniziamo dall'inizio, in quanto la scorsa settimana esce un video su TikTok di una influencer chiamata Amala Ekpunobi che, alquanto preoccupata e anche alquanto un po' incazzeta, dice a tutta la sua community che ci sono delle persone che hanno bussato alla porta della casa dove lei viveva fino a poco tempo fa prima di trasferirsi, che avrebbero interrogato la sua ex coinquilina, che l'ha subito chiamata al telefono mettendola in viva voce e facendo quindi parlare Amala con questi 2 individui. Questi individui, in poche parole, che all'inizio non volevano dire chi fossero, non volevano dire se erano persone dei servizi segreti o se erano degli investigatori privati, ma continuavano a tartassarla con domande del tipo: ma i video che te hai fatto parlando di P. Diddy, chi è stato a farteli fare? Chi è stato a darti queste informazioni? Quanti soldi hai preso per parlare in questo modo dello scandalo che riguarda P. Diddy e per fare anche altri nomi di celebrities? 2 private investigators just visited a place I used to live in search of me, and they were coming to ask me whether or not I've been paid to talk about P. Diddy and his connection to other celebrities on my show. Now, luckily, the person I used to live with called me on the phone so I could talk to these guys. They did not immediately disclose that they were private investigators. I had to coax that out of them through being quite hostile to them throughout the conversation. But they kept bringing up my content that I made in regard to P. Diddy and his connection to other celebrities. They would not say who they were working for and who had hired them to come and travel around to these different influencers. But they did say that they would be going to multiple influencers who are talking about these stories to figure out whether or not they're being paid by a specific entity to share them. Now, I am definitely not paid to talk about what I talk about on my channel, but they said not only would they pay me to disclose who I was being paid by, but they would pay me more than whatever I was getting to share the opposite story.
I don't know who these guys were. I don't even know if they were telling the truth, but they did say there were 10 other influencers that they were going to be visiting. So I'm putting this out there in case this happens to anybody else. And I will be going more in depth as to what happened on my show today in case you want any further information. But this is very, very strange. Nel video che voi avete potuto vedere adesso, lei dice anche che queste persone gli avrebbero detto che oltre a lei sarebbero andati a bussare anche alle case di altri 10 influencer e soprattutto che qualsiasi sia la cifra che questi influencer ricevono per dare determinate informazioni su questo caso, loro erano disposti a pagarli di più per raccontare la storia totalmente opposta. Bene, potrebbe sembrare un influencer a caccia di consenso facile, a caccia di popolarità e di follower, se non fosse che nelle stesse ore dell'uscita di questo primo video esce un altro video molto più dettagliato in un altro canale, sempre su TikTok, e il profilo si chiama Secret Service Sam e rappresenta appunto questo signore chiamato Sam, che sarebbe un commediante e in passato aveva fatto dei video riguardanti appunto tutto il caso P. Diddy, ma non si è incentrato solamente sul rapper produttore, ma anche su altri celebrities, per esempio Jay-Z, per esempio Beyoncé. Il video che esce però, a differenza di Amala, in cui appunto si vedeva lei che parlava, Sam ha registrato l'intero incontro con queste due persone e quindi abbiamo anche dei volti. Private investigators who have come to my private home asking about influencers? This is very uncomfortable, you guys. I don't know why. I'll explain. No, you're at my home. Okay, so you don't want to talk to us then? Have I broken some law? Absolutely not. And you have the thin blue. This is frightening. I think. Can you guys step away from my home? Well, we're in a public street, so the answer is no. But we're not trying to give you a hard time. Why are you here? What do you mean? You're showing up at my We're house. very nice and respectful, and we will be. I just have two quick questions for you, and if you want to be interested in it, great. If not, I'll have a nice day. We're not. What is this? This is odd. So You have to admit this is very it weird. always is, and people always ask us the same questions. I'm happy to explain it to you. What? Very simply, we were just hired to speak to a few people that do, have a lot of followers and stuff like that on different platforms. What is this about the Diddy stuff I report on? Somewhat, yes. Wow. Not necessarily doing stuff, but people are involved in just stuff like that. So basically, a very simple question is are you paid to influence that's stories like that in any direction? No, not at all. That's all we wanted to know. Because if the company is, they're looking into people who are. Are you guys gonna pay me for this visit? Like, this is frightening. So- Like, I'm super. You have to admit, if I came to your house, and like, I thought this was a joke. I thought I have a friend coming over business right now. Like, this is extremely weird for me. I have 100,000 followers. I'm not making any money. That's one of the reasons why we're here, and that's the question that we're asking. If someone contacts you, say, in the last 6 months and is paying you to influence in a certain way. No. Either one way. Is it illegal if somebody would have? So the answer is no. Okay, I wish somebody would have. I'd It's love to be certainly not. making real money off this. Let me talk for 2 seconds. I'll explain to me. Try to make you feel better. I mean, this is Very terrifying. Simply, very simply, if somebody was paying you, Right. the company we work for were just asking that question. Right. If somebody was, they would just be willing to possibly offer you money to know who and see what's going on to Oh, try wow. to. Well, they're paying me $1 million. Will you guys give me $2 million? I'm joking. But seriously, this is very odd, you guys. You guys came to my house. It makes me feel slightly good that maybe I'm getting some notoriety I'll tell for you this, why. but this is crazy. So again, I'll tell you why. Okay. So apparently, there's tons of things influencing going around. Okay. A huge percentage of it is all bots, not real. Interesting. Certain No, things I'm like- real. Anything I report on about Diddy is coming from what other influencers, what news articles, and I'm a comedian. I put my spin on it, but nobody is paying me to do And that. I've seen it, and I like it. Yeah. Thank you. It's very simple that if it was the fact that somebody was paying you, Right. people who were getting some negative, talk, Would be interested would be in, interested yeah. in finding that out and possibly going action either against that person Right. or Am I at any danger for doing this? zero. The only time you would ever have any liability is if you said, "I know for a fact this person raped it." No, And it's yeah. not true. No, all of my, I'm satire. I'm a comedian. And you have You to say know, allegedly. I always say, like, wow, I'm shocked that this is, I've never had fans come visit me. I'm just filming you guys because this freaked me out. I'll tell you why. Because Okay. everything you do is real.
And so many things are just bots. Right. So we got a list of about 15 people, not just us, Interesting. that only post themselves. Wow. And we're just trying to find out if people are paying for the story to be Okay. pushed. Got Or- it. Listen, everybody talks about it. Okay. I'm not an influencer whatsoever. Right. Guess what? Me and my friends talk about it once in a while. Right. Oh, you got you Right, and I understand I'm not looking to spread misinformation, and TikTok docks you very quickly. If I've had videos that are like, oh, that sounds threatening or this and that, but well, can I get your guys' information just so if I have something that comes up, I can contact you guys? So to be honest, like No? we can't give out our company because Okay. they don't want to be linked to anybody. Got it. My name is Robert James. Okay, Robert. Peter Deegan. Okay, And- cool. but This very is crazy. simply, agreed. And again, we were going to sit out here. We were gonna, No, that's fine. Yeah, it's my cat Crunchy. I hope my wife is impressed. I mean, I just hope I was like, I'm trying to be a successful comedian. I would love, but it is freaky that you guys like come to my back door. This is kind of well, crazy. I don't know where the front door is. couldn't- the I address mean, of the front I door is a know, cliff. but even in my house, even though you guys are able to just find me is crazy. I mean, I guess it's not, Well, just Google anybody's name. I guess I just didn't expect anybody was looking for me at all. So, No, that's all. So Okay. So apparently you're doing something right because you're getting at least. yeah, because you guys are visiting me. I wish you were two hot ladies visiting me. No, you guys are pretty yourselves. I apologize. Okay, well, thank you guys very much for, is that it? That's all. All right. If you're like so and so's paying me. Oh, I make right. this much money, we could talk. I No, could put you in touch and with and somebody. I'm also too. I'm a truth seeker, so I couldn't be paid off to have somebody having me. You know, it depends how much money I guess my wife. You So, know, I'm gonna would. be honest. Yeah. The last few we've talked to, Uh-huh. everybody's just doing what they want. It's they do it because they love it. They Yeah. enjoy it. And honestly, it's getting people to pay attention. So on TikTok, if people are paying attention, if I'm doing I did a No Diddy music video. Nobody cared about that. But if I get on and talk about I something, understand. You're not bad. Hey, thank you, yeah. Beyonce wants this jelly. Or whatever. yeah, thank you. It's not bad. Yeah. Well, okay. I appreciate you guys coming by. This is odd, but maybe I'm That's onto what it is. something. Again, okay. if you are getting paid, then Yeah. maybe We just could want to have, know by had who, more and of if a it was conversation. Interesting. against our client, Interesting. they would love to pay for you. Okay. That's all. Very Interesting. simple. Well, contact me again if there's some real money to be made because I need to make it. So, all right. Well, thank you guys. This No is crazy. problem. Sorry Take about care. No, it's okay. It's okay. Questo video diventa ovviamente virale e arriva anche nei per te di Amala, che di tutta risposta cosa fa? Lo riposta dicendo che sì, sono loro i due individui che sono andati nella sua ex casa, e è certa di questo perché ha mandato questo video alla sua ex conquilina che le ha confermato che quelle due erano le stesse persone che hanno bussato in quella casa. Ora, ragazzi, lo stesso Sam pubblicherà poi altri video dicendo: ragazzi, ma qui è una cosa assurda, ci sono queste due persone che sono venute non solo a casa mia, ma mi hanno bussato nella back door, cioè nella porta, non quella d'ingresso, ma quella secondaria, e sono venuti in tono comunque non aggressivo, ma era in tutto e per tutto una specie di minaccia, in quanto sarebbe stato un messaggio che queste persone, l'elite di Hollywood, vuole mandare a noi influencer che parliamo di questo caso per cercare di impedirci di parlare, facendoci capire che loro sanno chi siamo, sanno dove abitiamo e che possono fare qualsiasi cosa. Good morning, TikTok land. This is Secret Service Sam. Patriots check in from all around the globe. Because I have a very important message. The Hollywood elite is trying to stop TikTok influencers from talking about the Hollywood elite. As you all know, I was visited by two private investigators. You can see the video on my page. And what I realized, I just went on a podcast and I came to this whole realization of what their visit means, what it means to me and every other influencer out there speaking the truth on Diddy, whether it be Justin, Kadisha, Amala, whoever it may be. Here is the message. We know where you live. That simple message is very, very threatening to anybody on this planet. We know, Sam, where you are. And if you're not saying allegedly, and if you're spreading BS, we will come back, is the message that I got. So my message is to all the influencers, we need to stand on business, we need to stand together, and we need to be brave patriots who don't just shudder when somebody pushes us into the corner. No, we push back. And we stand on business 10 toes in. You're not going to intimidate me, but that is the message.
Was it the diddler? Was it some other celebrity entity that I've talked about on here who wants to just come to my home and say, Sam, we know where you live? Well, you poked Papa Bear. And that's all I gotta say. Don't poke Daddy Bear. And I'm calling on all my loyal Patriot followers to support me, lift me up, get me to 1 million followers so we can become more powerful than these Hollywood elite, because we're bringing down their rings and they know it. That is all for now. It is not safe for me to be speaking like this, but I do it for all of you. I love all of my loyal followers. Secret Service Sam out. Samson for president. Sam è stato anche contattato dalla redazione di TMZ, che lo ha intervistato poi, mi sembra, martedì scorso, in una video intervista, chiedendogli come prima cosa: ma Amo, senti, ma sei sicuro che questo video che hai fatto non è un video fake, un video prank fatto appositamente per diventare virale o per diventare famoso? Perché è una cosa grave, perché te ci hai anche mostrato determinati documenti che avresti fatto dalla polizia denunciando questa cosa, e fare una cosa del genere è illegale. E Sam di tutta risposta gli dice: guarda, io è vero che sono un commediante, sono una persona che scherza su determinati argomenti, ma questa roba è una roba tutta vera, ve lo posso garantire. E addirittura la mia moglie si è anche incazzata tantissimo con me perché ho preoccupata per la mia e per la sua incolumità. Dall'altra parte, nel mentre che succedeva questo, arriva su TikTok una terza denuncia fatta da un terzo profilo diverso, chiamato questa volta I Believe in Me Psychology, e anche lui denuncia l'incontro con delle persone che dovrebbero essere degli investigatori privati, che gli avrebbero chiesto insistentemente se lui era pagato da qualcuno per parlare di determinate cose riguardante lo scandalo di P. Diddy. Lui però in questo video fa anche dei nomi, perché lui dice che questi investigatori gli avrebbero chiesto se fosse stato 50 Cent a pagarlo. Quindi, ragazzi, capite che la situazione diventa un attimo un po' ancora più ingarbugliata. Il video comunque in questione è questo. Two private investigators asking me who it is that paid me to make the Diddy videos that I made about a month ago. What? Who paid me? They asked me about Suge Knight, 50 Cent. Mind you, I do not have a connection to Diddy at all. I'm just a reporter like everybody else, speaking on public information that is readily available to anybody that makes a Google search. And the funny thing is that you would not even be able to tell that these dudes were private investigators if they didn't mention it. Just a couple of nerdy looking dudes. I invited them inside for coffee because it is cold right now in Arizona. We talked for no more than 5 to 10 minutes. They asked me where I got the information from. They asked me if anybody influenced me to make the videos through payment or coercion. They asked me if I had received threats or unusual messages related to the Diddy videos. They even asked me if I have any information that I have not yet made public, and they offered to buy this information. I told them I don't want any part of it. I'm not gonna be making any more videos. Nobody paid me anything. I don't know what the hell they got going on with this Diddy thing, but that is the wildest shit that I've ever fucking experienced in my life. La cosa che insospettisce è che questo I Believe in Me Psychology vive in Arizona, mentre gli altri due sono in California. Com'è possibile che due individui in nemmeno 24 ore riescono ad andare in un punto e l'altro per fare queste domande? Molto probabilmente ci sono più investigatori privati che sono stati sguinzagliati da qualcuno, non sappiamo ancora chi, per poter andare a chiedere a tutti questi influencer la verità, e soprattutto per, diciamo, minacciarli in qualche modo, anche perché I Believe in Me Psychology ha detto chiaramente: io non parlerò più di queste robe perché mi avete fatto cagare in mano, io non ci guadagno nulla, anzi ci sto soltanto perdendo, e quindi ciaone. Quell'altro, Sam, uguale, nel senso, è vero che ha continuato a pubblicare altri video riguardanti questa storia, marciandoci anche sopra, giustamente, perché io insegno, bisogna sempre monetizzare sulle cose brutte che ti capitano nella vita,
Però, diciamo, anche lui si sta a cagher un po' sotto, e dall'altra parte invece Amala ha pubblicato scorsa settimana un video su YouTube in cui fa proprio nomi e cognomi, in quanto, riparlando di questo accaduto, lei dice di aver trovato i nomi di queste due persone, che sarebbero Robert James e Peter Deegan, che però secondo lei potrebbero essere dei nomi fake, e non si è fermata qui, in quanto lei dice di essere andata dalla polizia in California, perché fortunatamente anche lei ha delle conoscenze, e ha dato questi nomi, ha dato questi video, ha dato queste generalità per cercare di capire se veramente loro sono degli investigatori privati, come avrebbero detto a lei al telefono, oppure no. Come si fa a scoprirlo? Lei dice che in California, fortunatamente, se te vuoi fare la professione di investigatore privato, ti devi registrare. E quindi, se loro veramente si chiamano così e sono degli investigatori privati, sono sicuramente in questa lista registrata. Ma comunque le indagini stanno continuando, e se ci saranno degli aggiornamenti io vi farò sapere. La cosa però, ragazzi, io al momento che sto registrando ho trovato queste 3 dichiarazioni. Sempre nel video di YouTube di Amala, che vi lascio qua sotto nell'info box, se volete potete andarlo a recuperare, lei parla di una quarta persona, ma non sono riuscito a capire il suo profilo. Però qui si aprono un'infinità di teorie del complotto. Perché, ragazzi, è innegabile che ci sia qualcuno che abbia assoldato questi investigatori privati per andare a bussare a casa delle persone che hanno un minimo di successo sui social, che parlano di quello che sta succedendo a P. Diddy, delle vittime e anche di altre celebrities, per capire se c'è un filo conduttore tra tutti loro e se soprattutto c'è una persona che li paga per dire determinate cose. In molti hanno pensato che è P. Diddy stesso ad aver organizzato tutta questa roba per andare a cercare di capire chi è contro di lui, dato che comunque abbiamo visto che anche se è in carcere, se è rinchiuso in una cella, fa i suoi porci comodi. Ma non vi preoccupate, perché torneremo a parlare di questa roba. C'è chi invece dice che P. Diddy in realtà non ci rincastra nulla, ma che questi investigatori privati sono stati assoldati da altre celebrities che, data l'uscita di questo scandalo e data l'uscita dei loro nomi da parte di vari influencer, se la stiano facendo sotto e che stiano cercando un attimo di tastare il terreno e cercare di capire perché le persone hanno fatto i loro nomi, se sanno qualcosa e se sono manovrate da qualcuno contro di loro perché li vuole mettere in mezzo. Si pensa per esempio a Jay-Z, a Beyoncé, si pensa per esempio a Leonardo DiCaprio, a Oprah Winfrey, a Will Smith. Le possibilità sono infinite. Un'altra teoria vuole che questa sia proprio una delle linee difensive di P. Diddy e dei suoi avvocati, in quanto loro, assoldando questi investigatori privati, stanno cercando un po' di capire se tutte le notizie che stanno continuando ad uscire nonostante il divieto del giudice siano notizie volute da qualcuno che sta remando contro P. Diddy perché non vuole essere messo in mezzo. Oppure c'è anche chi dice che gli avvocati di P. Diddy stanno facendo tutto sto robo per cercare un pretesto per riuscire ad annullare addirittura l'intero processo, o per cercare di togliere la giuria popolare dal processo di P. Diddy del 5 maggio 2025, proprio perché ci sono troppe notizie che vanno contro il loro assistito. Invece c'è un'altra teoria che vuole appunto l'elite di Hollywood cercare in qualche modo di pagare gli influencer che parlano di tutto questo caso per fargli cambiare punto di vista sotto appunto l'autocompenso, e per così riuscire a manipolare in qualche modo l'opinione pubblica sia nei confronti di P. Diddy sia nei riguardi di tutti gli altri. In più c'è il fatto che tutto questo è stato fatto proprio per impaurire determinate persone e per portarli al silenzio. Nel senso, sei con me? Ti pago,
però devi dire che P. Diddy, per esempio, è innocente, è bravissimo, e ti diamo delle prove che te dovrai poi riportare nei tuoi video, o se no te sai che noi sappiamo dove abiti, la tua vita e che cosa fai perché ti abbiamo trovato. Ci vuole un attimo magari ti succede qualcosa di strano, di brutto, e alla fine c'è anche l'ultima teoria che vuole questi video virali fake, totalmente inventati semplicemente per far parlare di sé e per approfittare di questa situazione per avere molti più follower. Allora, raga, io di tutta sta storia la verità non so dove sta, ma tutto ci può stare, perché il fatto che siano state mandate queste persone per impaurire le persone che parlano di P. Diddy, io ci posso credere, dato che è risaputo, ormai ne abbiamo parlato tantissime volte, che P. Diddy è solito fare una cosa del genere, addirittura lo stava facendo anche dal carcere, e soprattutto penso, se vogliono intimorire gli influencer in questo modo, pensate cosa stanno dicendo o cosa stanno facendo alle vittime di tutto questo sistema. Posso anche credere che in realtà P. Diddy sì, ci può entrare come non tanto, ma magari la mente e il finanziatore dietro questi investigatori possono essere altri nomi che sono usciti per evitare di far circolare ulteriormente la notizia che li riguarda. Posso anche credere che il tutto sia finto. Posso credere tutto, raga. Fatto sta che ancora di ufficiale non c'è niente, se non i video che vi ho mostrato. Dobbiamo vedere come evolverà la situation. Ma, ragazzi, io sono portato a credere che il tutto sia stata una specie di mossa per cercare di far impaurire e intimorire le persone che hanno un minimo di follower che portano questo argomento per farli tacere. Dato comunque che è una cosa, come vi ho già detto, che P. Diddy fa e sta continuando a fare. Perché vi ricordate che in uno degli ultimi aggiornamenti io vi avevo detto che avevano perquisito la cella di P. Diddy e avevano trovato dei fogli in cui lui aveva esplicitamente scritto di andare a ricercare determinate vittime per cercare di corromperli o intimidirli per non farli parlare o per far ritrattare le loro dichiarazioni? È successo che proprio per via di questa perquisizione c'è stata un'udienza straordinaria la scorsa settimana in cui i legali di P. Diddy avevano accusato i pubblici ministeri, leggo, di ottenere materiale in raid illegale nella cella. Che cosa significa? In poche parole, i legali di P. Diddy hanno richiesto questa udienza al giudice Subramanian perché, secondo loro, questa perquisizione che è stata fatta nella cella di P. Diddy è stata un raid illegale, non lo potevano fare e soprattutto non potevano prelevare i fogli che P. Diddy aveva scritto nella cella, poiché, secondo loro, in questi documenti c'era scritto proprio legal e, da quanto ne so, mi sono un po' informato. Allora, se te che sei incarcerato negli Stati Uniti scrivi una determinata cosa, ma nel foglio ci metti legal, cioè che sono dei fogli che devono andare soltanto ai tuoi legali e quindi servono come colloquio con i tuoi avvocati, questi fogli non possono essere prelevati, non possono essere presi dalle guardie, dall'FBI o da chi di dovere, poiché appunto sono dei documenti legali che servono alla difesa. Questo ho capito, raga, in poche parole. E proprio per questo il giudice Arun Subramanian, in questa udienza straordinaria, ha deciso una cosa un po' scandalo, che mi fa un po' pensare, in quanto lui ha stabilito che, innanzitutto, ancora non ha scelto se poter approvare come prove nel processo che ci sarà il 5 maggio questi nuovi documenti o se toglierli, ma in attesa della sua decisione tutte le copie che sono state fatte a questi documenti da parte dell'FBI, degli agenti e dall'accusa devono essere distrutte perché non valgono, dato che c'è scritto legal e che quindi l'unica copia la devono riavere i legali di P. Diddy. Ah sì? Ok, va bene, però raga, vabbè, la legge è legge. Ma se in un foglio, anche se c'è scritto legal, mi viene scritto vai da Cristiano Cervigni e intimoriscilo perché lui ha parlato, ha detto questo, ma non deve dire questo, raga, ma è una prova schiacciante della tua
colpevolezza. Vabbè, comunque vedremo se questi fogli riusciranno fuori oppure no. Fatto sta che in realtà venerdì io vi avevo detto che ci sarebbe stata un'ennesima udienza riguardante appunto la richiesta di scarcerazione preventiva di P. Diddy, quella dei 50 milioni di dollari di cauzione. Oh, Arun Subramanian aveva dato appuntamento a venerdì per capire se accettare questa richiesta di scarcerazione oppure no. Cosa ha deciso? Dopo la quarta volta che lo richiedi, finalmente t'accontenta? Boh, perché in questa udienza, in poche parole, il giudice avrebbe detto: allora, io ancora non ho deciso, devo rimettere a posto le mie idee, deciderò settimana prossima, ma non si sa mai. Ora, io non per dire, però se dopo 3 volte che hai richiesto la scarcerazione con la cauzione te l'hanno negata perché appunto sei problematico e perché appunto hai dato modo di far capire che già dal carcere tu fai casini come se non ci fosse un domani, pensa se tu dovessi tornare a casa cosa puoi combinare. In più c'è stata l'udienza che hai visto questi fogli, ok, non li prendi come prova, ma l'hai letti, sai che intenzioni ha il prigioniero. Adesso ci stai pensando perché forse è probabile che c'è una piccola possibilità che tu lo possa rilasciare su cauzione? Mi viene da pensare che sia iniziata a girare un po' una macchina di corruzioni o favori o varie cose. Boh, c'è chi dà la colpa al nuovo presidente Donald Trump, c'è chi dice che in realtà Donald Trump non lo farà mai uscire di prigione perché ha delle cose da nascondere, c'è chi dice che in realtà no, sono amici, quindi proprio ora sta avvenendo il cambiamento, perché piano piano vedrete che porteranno il tutto ad un non nulla. Nel frattempo però P. Diddy la finisce lì perché ha accusato i federali di aver montato, editato ad arte, il video delle telecamere di sorveglianza, quello famoso dell'hotel dove lui rincorre, insegue e picchia la sua ex fidanzata Cassie, semplicemente per farlo sembrare, leggo, un personaggio più pericoloso di quanto non sia in realtà, al sol fine di lasciarlo dentro la cella della prigione per sempre. Come fai a montare un video del genere? Cioè, se te picchi una, la picchi, se te la rincorri, se te la strattoni o se la tiri per i capelli e si vede. Mi sembra un po' una cosa così. Fatto sta, ragazzi, che quando il giudice deciderà il da farsi, io sarò come sempre qui pronto con voi per parlarne insieme, per giudicare soprattutto. Io al momento penso che è iniziato qualcosa che non doveva iniziare. Diciamo che la popolarità o l'influenza di P. Diddy o chi è sopra di lui ha iniziato a elargire un po' dollaroni o dobloni d'oro a chi di dovere per cercare piano piano di insabbiare il tutto? Sì, sto pensando questo, perché un giudice, anche se in realtà sono stati 2, ma che per 3 volte ti nega la cauzione e ti dice no, sei troppo pericoloso, adesso casualmente sta cambiando idea, ci sto pensando, non lo so, forse sì, e nel frattempo sono uscite altre cose brutte che P. Diddy sta facendo dal carcere. È una cosa che puzza, raga, e puzza più di una loffa fatta sotto le coperte d'inverno dopo che ha mangiato una minestra di fagioli. Raga, ditemi quello che volete, però c'è del marcio qua, e boh, non la vedo molto bene questa storia. Fatemi però voi sapere qua sotto tramite commento cosa ne pensate. Cosa ne pensate di questi investigatori privati? Pensate che questi influencer stiano mentendo o che hanno veramente paura? Chi c'è dietro questa gente e cosa pensate della corruzione che sembrerebbe esserci in atto aspettando il benedetto processo di Sean Diddy Combs? Fatto sta, per oggi è tutto, mettete mi piace a questo video mi raccomando, perché giorno dopo giorno escono sempre più intrighi, passioni, scandali, schifezze. Io non ci sto più, non vivo più, vivo solo per P. Diddy e per questo scandalo. Ho delle brutte vibes, ma spero sempre nel meglio. Anyway, aspetto di leggere le vostre opinioni, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Per oggi è tutto, ci vediamo domani.
Ciao!